In prossimità della chiesa di Saint-Simon, monumento nazionale dal 1877, si trova un piccolo edificio dalle origini antiche e strettamente legato alle vicende storico-religiose e sociali del territorio. Un documento del 28 ottobre 1361 attesta che la scuola era già costituita e attiva con le persone della regola della Valle del Biois. Nonostante il successivo trasferimento del sodalizio a Canale d'Agordo nel 1455, l'oratorio trecentesco fu mantenuto come seconda sede. Tra il XVI e il XVII secolo la costruzione venne modificata ed ampliata verso la chiesa, creando una nuova sala antistante l'originario oratorio. Il nuovo ambiente fu arricchito con la realizzazione sulla parete di fondo di un affresco al centro del quale fu collocato un altare ligneo con dipinto su tela sovrastante. Ora il mobile che funge da altare è un antico cassone in legno di noce risalente al XVII secolo che serviva per la raccolta delle offerte, mentre la pala d'altare, pittura ad olio su tela di lino, raffigurante Maria Regina Immacolata e Madre di Misericordia, viene ricondotta allo stile del pittore Francesco Frigimelica il Vecchio, attivo nel bellunese nella prima metà del XVII secolo. Gli affreschi che adornano la parete dell'altare sono: sulla sinistra l'Arcangelo Gabriele che porta l'annuncio a Maria, al centro sopra l'altare ligneo 2 angioletti, a destra la Beata Vergine Maria, sempre risalenti tra la fine del XVI e il XVII secolo. Con la soppressione napoleonica delle confraternite del 1806, la costruzione venne utilizzata come cella mortuaria del vicino cimitero e come luogo di riunione dei regolieri e dei parrocchiani. Fino al XX secolo rimase cella mortuaria ed anche magazzino, ma venne sempre più trascurata. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e la costituzione della Repubblica di Salò, la provincia di Belluno divenne parte integrante del Terzo Reich, cioè della Germania. Il 20 agosto 1944 ci fu un rastrellamento tedesco nella Valle del Biois per contrastare i partigiani e la scuola servì da rifugio a parte della popolazione terrorizzata. Risale al 1972 la ricostruzione del tetto, durante la quale si sostituirono le originarie scandole in legno con tegole in cemento. Tuttavia, con l'abbandono, il degrado interno proseguì e solo tra il 2021 e il 2022 c'è stato un intervento di consolidamento e di restauro che ha ripristinato il valore storico-culturale dell'edificio. La confraternita. Il primo documento che ne riporta l'esistenza è la pergamena del 28 ottobre 1361, nella quale viene anche citato il probabile fondatore Marchetto da Cogul. Fin dalla sua origine la confraternita offriva accoglienza ai viandanti, assistenza ai poveri e ai moribondi e decorosa sepoltura ai defunti. La pia associazione fu sempre ben dotata di lasciti, fondamentali per le sue opere di carità. Ma nel 1806 Napoleone ne confiscò le proprietà. Solo nel 1822, con l'austriaco Regno Lombardo-Veneto, furono parzialmente recuperate, ma il Regno d'Italia nel 1867 le requisì ancora. Patrona della confraternita è la Beata Vergine Maria. Sulla facciata dell'edificio troviamo un affresco del XVII secolo, raffigurante la Beata Vergine Maria dei Battuti tra San Francesco e Sant'Antonio da Padova e, nella parte destra, le consorelle. All'interno sono in mostra vari oggetti legati alla vita della scuola. Qui sono conservati dei flagelli. I confratelli maschi dovevano portare il flagello, costituito da umani in legno con l'insegna della famiglia proprietaria ed una catenella in ferro utilizzata per la penitenza battendosi la schiena. Il flagello era in genere tenuto ai fianchi con una cintura di cuoio, sopra la cappa, saio di lino o canapa con cappuccio. Il tabernacolo in legno è stato realizzato dallo scultore Amedeo da Pos 1870-1966 da Carfon
di Canale d'Agordo, allievo di Valentino Pancera, detto il Besarel. In un primo momento fu collocato sull'altare maggiore di San Simon, dove rimase fino al 1950 circa. Restaurato nel 2021 è ora posto nella scuola dei Battuti. Il gonfalone della confraternita rappresenta la Beata Vergine tra i confratelli e le consorelle dei Battuti. È un'immagine del 1770 copiata da una più antica del XVI secolo. Porta in legno con decorazioni in ferro battuto del XVII-XVIII secolo.